Fischi? Ti fischi alle orecchie? Indovinello, cosa sta succedendo con Radello? Ma giù ancora? No, fischi alle orecchie. Fischio. Ok. Mi fischia le orecchie. Ma in altri luoghi hai avuto questo tipo di... No, sempre qua. È terza volta che mi succede. Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del dopo 2 ispezioni, perché abbiamo fatto un sopralluogo che è durato parecchio, quindi si può chiamare indagine, tanto è vero che l'avete visto lunedì scorso, prima di vedere questo lunedì l'indagine vera e propria in notturna. Iniziamo con il ringraziare Teresa di Teresa Epe e ovviamente Alessandro e per la collaborazione. Ma sì, dai, lo ringrazio anche. Ma sì, ringrazialo anche Alessandro, nonostante tutto. È stata una bellissima collaborazione, inaspettata, ma più inaspettata della collaborazione è nata una bella amicizia, perché sono due ragazzi splendidi, per cui il post e il pre-indagine ci siamo divertiti proprio. Esatto, è stato un bellissimo scambio umano. Sì, il post e il pre-indagine è servito anche per conoscerci, insomma. E quindi niente, ringraziando Teresa ed Alessandro, appunto, cerchiamo di raccontare le 1000 cose che abbiamo vissuto. Ovviamente ricorderete che già io e Lara siamo andati in questo casale del parroco di Don Gervasini, avevamo già raccolto a suo tempo delle cose interessanti. In chiesa il Tascam aveva dato dei risultati, aveva detto quella parolaccia, no? E in più si erano sentiti dei rumori che non erano riconducibili ai nostri spostamenti durante la nostra indagine, per cui già lì c'erano cose interessanti. Poi se ricorderete l'indagine e l'analisi potete poi risalire ovviamente. In info box dell'indagine scorsa vi abbiamo messo il link per andare a vedere, per cui se volete rinfrescarvi la memoria lo potete fare. Ecco, poi venendo a questa indagine e al sopralluogo, perché tutto è cominciato da lì. Esatto. E c'è da dire parecchie cose. Allora, io la cosa che dico subito, così me la tolgo subito dai piedi, è quello che nell'editare il video, che è qui, ecco, nell'editare il video mi ha scioccato, veramente scioccato, è quel verso quel in chiesa. Mugugno strano. Più che mugugno era proprio un verso anche parecchio brutto che ho registrato, e come avete visto sia Terry che Lara non l'hanno sentito. No, assolutamente, perché abbiamo mantenuto, cioè ci stavamo guardando attorno e non abbiamo sentito nulla. Avremmo detto: ma cos'è stato, è successo, chi è stato? Io avevo la telecamera, Lara era spostata sulla sinistra, Terry a destra, e nessuno ha detto Alessandro era dietro di me di qualche metro, ma neanche lui doveva forse ancora entrare nella chiesetta. Sì. Ecco, io inizierei da questo, poi se vogliamo poi proseguire ti lascio la parola. Allora, abbiamo avuto più di un momento in cui non sapevamo bene che cosa stava succedendo, perché avevamo gli strumenti che praticamente brillavano a determinate domande o determinate nostre, come dire, idee che ci erano venute vivendo l'ispezione e il pre-ispezione. Il sospetto forte che noi donne, da qui il titolo che abbiamo voluto dare all'indagine, non fossimo bene accette. Da una ricerca fatta soprattutto da parte di Teresa, che ringraziamo anche per la ricerca, ovviamente, perché lei è interessato a questa location e ha voluto anche lei sapere di più per poter entrare il più possibile nel merito dell'indagine. Abbiamo scoperto che Don Gervasini, carattere forte e uomo
come dire, scomodo alla Chiesa per quello che faceva, era ritenuto, come abbiamo detto più di una volta, una sorta di stregone, una sorta di stregone, sì. colui che guariva e aiutava le persone con unguenti, con erbe, con pomate, sì. con metodi non consoni alla non Chiesa. consoni, esatto, non consoni a quelli che sono i dettami della Chiesa. E si diceva che era un tipo scontroso, un tipo scorbutico nei confronti delle donne. Sì. Ora, questa sensazione noi l'abbiamo forse un po' sentita, sì. io e Teresa, sulla nostra pelle, nel senso che dalle risposte si capiva, dalle interazioni anche degli studenti si capiva che non c'era aria, insomma, praticamente. Sì, sì. E la famosa reazione di Alessandro nei miei confronti, prima in generale, no? Prima verso tutti, perché in un primo momento sia nel sopralluogo che nell'indagine aveva detto di non sentirsi bene, di sentirsi come arrabbiato, esatto, sì. di sentirsi arrabbiato verso tutti, ma poi soprattutto verso di me. Sì. Forse faceva trasparire una sorta di come dire, era come se fosse stato investito trasportato dalle sensazioni, come se Preda Ratanà, perché poi l'hanno sempre chiamato Preda Ratanà, si fosse adesso sì, stiamo, non vorrei usare la parola esatto, esatto, ecco. ma non stiamo dicendo questo. Però ecco, in qualche modo è quello che abbiamo notato, perché un uomo che ha comunque subito questo odio, tra virgolette, questa verso il sesso opposto, fa sembrare che sia stata opera di Don Gervasini. Poi, per carità, siamo qua a chiacchierare con voi, esatto, non stiamo avendo certezze di nessun tipo. Quindi tutto questo è stato veramente veramente forte. Sì. E fino ad arrivare al momento in cui io e te siamo rimasti nella chiesetta. Ti fermo, perché comunque quando tu e Terry siete andate per i fatti vostri ed io e Ale siamo rimasti in chiesa, c'è stata anche lì un'interazione negativa verso le donne e positiva verso gli uomini, ossia verso gli uomini, perché quando io e lui siamo stati in chiesa e non vi abbiamo fatto vedere niente, perché più che aver brillato il K2 3 minuti non è successo nulla. Beh, tu che hai sistemato, no? Esatto, hai detto di ho aver avuto sistemato. il desiderio di sistemare i lumi, e nel momento che ho sistemato i lumi si è attivato il K2. In quel frangente Lara e Terry si sono spostate, eravamo nell'altro esatto, dall'altra parte della cascina, esatto, e la telecamera di Lara ha cominciato a sfarfallare con gli infrarossi che non funzionavano più, in quel tanto momento da dover smettere. Eravamo in cantina e a un certo punto io, che avevo la telecamera che di solito usa Corrado, ha cominciato proprio a sfarfallare, si chiudeva e si accendeva il visore, lo schermino, e non capivo più niente. Io poi, che sono negata per queste cose, mi sono trovata impanicata. Sì. Fatto sta che comunque la telecamera ha proseguito tranquillamente fino a quando poi è morta del tutto, e poi Corrado ha dovuto usare il cellulare perché non potevamo fare diversamente. Non facevamo la per chiusa. fortuna, diciamo, eravamo verso la fine dell'indagine, per cui insomma il grosso era stato fatto, però la telecamera aveva subito un forte risucchio di energia, sia delle due batterie, perché ne ho cambiate due, esatto, e la torcia stessa, quella che usavo io, che stava man mano calando, ecco, proprio era quasi arrivata a meno della metà. Considerate, ragazzi, che l'ispezione e il sopralluogo sono avvenute lo stesso giorno, a distanza di qualche ora. Sì, ecco, il prima di esatto, cena e il dopo cena. Esatto, fate conto che giustamente sia noi che Terry abbiamo cambiato tutte le batterie tra l'una e l'altra ispezione, perché se entravamo con le batterie già scariche, capite bene che ovviamente si portano le attrezzature, esattamente, per cui quindi era tutto c'è stato un risucchio di energia notevole. Quello che stavo dicendo prima è che quando noi siamo poi ritornati, io e te, cioè noi siamo ritornati, ci siamo divisi. Ma a coppie, diciamo così, a team, ci siamo divisi in base ai team originali. Quello che abbiamo, tra virgolette, dedotto stando in chiesa è che forse ci sono le due opzioni, diciamo così: o eravamo in presenza di Don Gervasini, che aveva
questo astio nei confronti delle donne, oppure di qualcun altro che non voleva comunque la nostra presenza. Ma in generale non delle donne ma di tutti noi, perché stavamo cercando Don Gervasini, o comunque volevamo metterci in qualche modo in contatto con lui. Cosa che succedeva allora? Allora come ho spiegato, il conte che governava quei territori non voleva che la gente andasse a cercare il pre de Ratanà per chiedergli aiuto per qualsiasi cosa, e in quanto scomodo è stato per l'ennesima volta, perché già era capitato in precedenza, allontanato dalla sua chiesa, dalla sua parrocchia. Ecco. Quindi questa doppia, diciamo così, come dire, questo doppio punto di vista che rimane lì bilanciato e ovviamente non ci fa pendere o per una parte o per l'altra. Altra cosa interessante che noi solitamente non facciamo è la Ghost Box. Siamo andati nella stalla all'inizio dell'indagine, perché adesso devo stare attento a dire indagine o sopralluogo, perché sono due indagini praticamente. La stalla in sopralluogo non l'abbiamo vista, fatta, quindi la stalla, dentro la stalla sia noi che Teresa ed Ale abbiamo avvertito dei rumori che erano tic tac, passi, botti, che però onestamente, come non diamo per scontato che siano entità, non possiamo neanche dare per scontato che sia altro, perché eravamo immersi nel niente, nella campagna, quindi, e nel nulla praticamente. Esatto. E poi abbiamo provato, o meglio Teresa ha provato la Ghost Box, ed effettivamente noi, nonostante non la usiamo mai, e quando la usiamo ci girano le palle perché non capiamo niente, e stranamente le abbiamo chiesto di alzarla, esatto, perché non si riusciva a sentire bene. Esatto. Comunque quei 4 interventi che si sono manifestati nella radio, è sembrato dicessero i nomi di Terry, di Lara e di Ale. Il mio no, ma il mio è difficile, quindi è probabile che non siano riusciti a formulare il mio nome. E poi abbiamo, come ho scritto in sovraimpressione, pensato che potrebbero essere state 2 entità, se mai ci fossero state all'interno dello sfrequenzatore, cioè un'entità maschile e una femminile. Però ragazzi, anche qui io quasi lascerei più la parola a Terry, che è più abituata a sentire questo apparecchio rispetto a noi, che ovviamente vi rimandiamo ai video che lei farà in merito, quindi andate anche sul canale di Teresa Epe e sentirete anche il suo parere, i suoi video, insomma potrete vedere con un secondo occhio l'indagine, insomma. Allora io volevo dire che non abbiamo usato il Tascam questa volta, ma perché sapevamo che Terry avrebbe usato la Ghost Box, e sia la Ghost Box che il suo registratore, per cui per questa volta lo abbiamo accantonato, e anche perché l'avevamo usato l'altra volta e i risultati li avevamo già avuti, quindi volevamo una controconferma usando altri strumenti e in qualche modo. E tra l'altro la cosa strana di quel registratore lì è stato sia il sospiro, perché un sospiro è stato molto forte, e sia si è bloccato, cioè a un certo punto quando Teresa parlava all'inizio, e abbiamo riascoltato, la voce di Teresa non si sentiva e si sentivano dei rumori di sottofondo che non avevano senso, che non c'entravano niente con dove derivino. Esatto, per cui è stata la sorpresa dell'usare il registratore che non ha funzionato da subito. Poi ovviamente nelle altre occasioni in cui è stato usato funzionava benissimo. E altro, ragazzi, altro l'avete visto, insomma, io e Ale in cantina abbiamo rilevato risposte dal K2, cose che lei e Terry non hanno rilevato, quindi insomma tutto quanto è successo, grosso, piccolo che sia, ci porta a pensare che le donne non erano ben volute lì dentro. Il problema è che non abbiamo avuto, i maschietti non ci hanno lasciato il tempo di interagire da sole, perché sia nelle 2 occasioni in cui ci siamo divisi non abbiamo fatto in tempo a sistemare l'attrezzatura che spuntava la luce di nascosto di Corrado e di Ale, per cui non siamo rimaste tantissimo da sole. Però al di là di quello, le telecamere che sfarfallavano solo quello sicuramente io l'ho tenuta 2 ore tra il pomeriggio e la sera, con me aveva sfarfallato, e nonostante avesse ancora qualche tacca di energia, perché non era del tutto a zero, si è spenta. La prima batteria, che era quella che avevo cambiato in macchina
prima di iniziare l'indagine notturna è andata completamente a terra, e in genere ci vogliono 2 indagini per farla andare a terra, facciamo anche 2,5. E la seconda? E la seconda, che non era completamente carica, se non erro era sugli 80%, e comunque una buona carica, sì. Ecco, anziché aiutare le riprese, ha fatto sì che gli infrarossi si spegnessero per scaricarsi completamente anche quella e lasciarci e vederci costretti a finire l'indagine col cellulare. Quindi fate i vostri conti, avete visto, noi spesso ripetiamo caspita si è scaricata, o piuttosto io ho il 30%, il 40%, lo diciamo sempre, sì, nelle indagini per rendervi partecipi della cosa, però lì c'era poco da rendervi partecipi, eravamo col culo per terra. Sì, noi infatti contavamo i minuti dicendo chissà, perché comunque sia, sì, potevamo rimanere anche di più, cioè si poteva rimanere anche di più e fare qualcosa di più, però piano piano continuando, caspita, c'è la batteria che va giù, la batteria che va giù, e non abbiamo più batterie da andare a integrare. Io l'ho detto come battuta, però la ripeto adesso qui, magari Alessandro mi odierà completamente, ok, però l'ho detta come battuta: se volete che io e Alessandro si torni in quel cascinale, lasciatelo in info box e noi prenderemo insomma in seria considerazione la cosa, ma non tanto perché vogliamo farci l'uscita tra ometti, quanto per capire se effettivamente quello che non abbiamo registrato con le donne lo registriamo noi. E poi loro vanno a Mombello da sole, lei e Terry vanno a Mombello. Vabbè, penso che Terry non avrebbe assoluto problema. Io coraggiosa. Le sto dietro così, sì, che lei mi trascina tipo zainetto, ma non. Tra l'altro siete complici, perché ho visto che andavate d'accordo. Ci siamo trovate bene. Io ovviamente parlo per me, ma penso che è risultato una sorta di complicità e di affinità, per cui io mi sono trovata molto bene con lei, quello sicuramente. Quindi insomma io e Ale al cascinale, lei e Terry a Mombello, a Garbagnate, dove vogliono ma loro. Sì, ma tanto dove che sia, un posto vale l'altro. Ma sì. Va bene, allora ringraziamo nuovamente Teresa Di Epie e Alessandro, e al prossimo video. Grazie dell'ascolto. Ciao.